E colpa tua, che sarebbe colpa mia 2, il film d'esordio di Domingo González come regista, uscirà nel 2023. Rappresenta un magnifico ingresso nel campo della regia. I fan non vedono l'ora che il sequel, E colpa tua, sia al centro della scena. La storia prende vita sullo schermo grazie alle eccezionali interpretazioni di Nicole Wallace e Gabriel Guevara Murrow. Basato su un popolare racconto breve su Wattpad di Mercedes Ron con lo stesso nome, questo film è un'opera di bellezza. Tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere in tuo possesso mentre ti prepari a esplorare l'universo di E colpa tua. Nel suo debutto alla regia del 2023, Colpa mia, Domingo González orchestra brillantemente l'emotiva sinfonia dell'amore. Il sequel, E colpa tua, sta per diventare il centro della scena e i fan sono elettrizzati dall'attesa. I cuori svolazzano e crescono in un crescendo. La storia avvincente prende vita sullo schermo dal brillante talento di Nicole Wallace e Gabriel Guevara Murrow. La storia omonima di Wattpad di Mercedes Ron, che ha conquistato il cuore di molti lettori, è servita come base per questo capolavoro cinematografico. Con tutte le informazioni necessarie a portata di mano, preparati a immergerti nel mondo di E colpa tua. Il film non contiene una storia avvincente o una trama spettacolare. Per coloro che amano le storie d'amore scadenti con un po' di rischio, Colpa mia è il film che fa per voi. Nick è il classico figlio di un milionario che ha problemi con la mamma ed è troppo arrogante per il suo bene. All'inizio, Nick e Noah iniziano come nemici, poiché a nessuno dei due piace la loro nuova sistemazione familiare. Man mano che Noah inizia a frequentare di più Nick, i loro insulti diventano battute giocose e le loro azioni iniziano a derivare dal bisogno di proteggersi a vicenda. L'unica cosa che risalta nel film è la chimica degli attori tra loro. Wallace e Guevara non erano estranei l'uno all'altro quando hanno girato Colpa mia, dato che erano già amici dopo aver partecipato insieme allo spettacolo chiamato Scam Spagna. A causa della relazione costruita che avevano, le scene tese sembravano più autentiche ed emotive poiché i due sapevano già come recitare l'uno di fronte all'altro. Il film si concentra principalmente sull'aspetto romantico, ma affianca ad esso anche un elemento misterioso. Il padre di Noah è uscito di prigione e inizia a terrorizzare Noah inviandole lettere anonime con messaggi minacciosi. Gli spettatori non sanno chi sia il mittente finché Noah non viene rapito, rivelando che suo padre violento l'ha presa nella speranza di ottenere soldi dal nuovo ricco patrigno di Noah. Sì, il romanticismo è la qualità principale del film, ma a causa del mistero che circonda il padre di Noah, il film non si trascina né diventa noioso. Nel terzo libro abbiamo più della stessa situazione violenta e tossica. C'è una scena nel libro Wattpad originale che è stata cancellata dopo la pubblicazione, ma può ancora essere trovata su Wattpad. In questa scena Nick aggredisce sessualmente Noah. Adesso ascoltiamo un pezzo del libro che è stato cancellato. È stato così con lui, Noah? È così che ti ha preparato o ha fatto sesso senza riguardo? Mi sono bloccato come se mi avessero gettato addosso un bicchiere di acqua fredda. Nicholas non si fermava, continuava a muovere le dita, e il mio corpo sembrava ritornare in quello stato di stupore in cui non sentivo assolutamente nulla. Freddo, sentivo freddo. Lasciami andare, dissi piano, ma lui non mi ascoltò o semplicemente non volle. La sua bocca mi ha messo a tacere, la sua bocca mi ha messo a tacere di nuovo. Ho chiuso forte gli occhi e ho sentito nuove lacrime inondarmi le guance. Sei fradicia, Noah. Sei bagnata per colpa mia o perché ti ho appena ricordato come hai fatto sesso con un altro? Lasciami andare. Ho urlato disperatamente, spingendolo con le mani e poi lo ha fatto. I suoi occhi mi guardavano con lussuria, sì, ma con un odio che oltrepassava limiti insospettabili. Mi ha liberato, ma è rimasto incollato davanti a me. Ho sentito il suo respiro rapido. Ecco comunque le situazioni che non sono mai state affrontate. Nick era violento. Nick ha tradito Noah. Noah è stata aggredita dal suo terapista. L'intera serie è piena di misoginia, colpevolizzazione delle vittime e totale tossicità. Il personaggio principale, Nick, abusa di Noah nei libri 2 e 3. Ecco alcuni esempi. Nel primo libro lui la lascia sola per strada di notte.
Nel libro 2 abusa parecchio di lei. C'è una scena in cui una ragazza a caso ad una festa bacia Noah, non voleva essere baciata e ha spinto la ragazza immediatamente, e Nick incolpa Noah e arrabbiato prende la scopa in bagno anche se Noah è visibilmente arrabbiata per tutto questo e il suo consenso è in dubbio, finisce letteralmente per piangere. Non volevo essere lì nuda davanti a lui, non volevo che mi guardasse, mi stava umiliando, mi trattava come non aveva mai fatto in vita mia, mi faceva male. Qualche tempo dopo litigano e lui dice un sacco di stronzate sul trauma di Noah. Poi l'ho sentito da dietro, mi ha afferrato per la vita e subito dopo la mia schiena stava colpendo la macchina e lui mi teneva il viso con una delle sue mani. Se non fosse stato per il tuo trauma, merda, io ti lascerei qui da solo, mi senti? Disse, con la rabbia che trasudava da ogni poro della sua pelle. Stasera hai oltrepassato un limite e non ti perdonerò, non pensare nemmeno di aprire la tua bocca finché non arriviamo a casa perché giuro che non risponderò a Noah, mi capisci? Solo alcuni esempi di lui estremamente tossico. Non voglio starti vicino. Gli ho urlato. Il suo sguardo si trasformò in qualcosa di indecifrabile. Beh, mi dispiace dirtelo, ma non hai scelta, perché non starai con nessun altro oltre a me. E un altro. La rabbia gli offuscò il viso e mi afferrò per la vita e mi spinse contro la porta. La sua mano lo colpì a pochi centimetri dal mio viso. Sto cercando di controllarmi e tu non me lo permetti. Alla fine del libro 2 Nick e Noah litigano e lui bacia un'altra donna. Noah era ovviamente sconvolta ed è andata dal suo terapista che l'ha aggredita sessualmente nel suo stato di vulnerabilità. Nick si sente tradito dopo questa infedeltà e il resto del libro parla di lui che lascia Noah, con la vittima che la incolpa, e che ignora il fatto di aver tradito per primo. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via! Buona visione. Non so cos'altro fare per farti capire che ti amo. Beh, forse, se non fossi così abituata ai tuoi segreti, non ti avrei frainteso tanto facilmente. Non riesco neanche a guardarti in questo momento. Mi dispiace di averlo baciato, ma non è successo niente. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Beh, ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.